Partiamo subito con la visione del primo plastico, ragazzi. Siamo in un plastico inglese, l'unico plastico straniero di questa reaction di oggi. Ci tengo a farvelo vedere, mi è stato suggerito da uno di voi, non ricordo il nome, ma grazie di cuore, e andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Siamo in Inghilterra, ragazzi, e siamo nel canale di McKinley Railway. Ovviamente trovate tutti i link dei canali qua sotto, potete andarli a visitare e guardare i video per interi. Questo è solo un suggerimento e andate a vedere i video per interi nei loro canali. Raga, questo mi è stato suggerito da un nostro fan che saluto e ringrazio, ed è veramente un grande suggerimento, perché ragazzi questo signore è arrivato al 68esimo episodio della creazione del suo plastico, un plastico del tutto ovviamente in stile inglese, ma che ha delle grandi particolarità con la macchina del tempo. Capirete da soli quello che vi sto dicendo, perché è veramente qualcosa di straordinario. Andatelo a vedere, ma andiamo a vedere anche alcune immagini in questa reaction. Questa è la stazione, ragazzi. È un plastico costruito in un'abitazione privata, quindi si può vedere già dal fatto che siamo in una sorta di mansarda, ed è un plastico, specialmente nella parte della stazione, con molti livelli di stazioni nascoste e veramente strutturato in maniera assurdissimamente stra bella. La costruzione è veramente particolare, il tutto è stato autocostruito, non ci sono all'interno di questo plastico kit di costruzioni commerciali, si vede proprio palesemente che è tutto fatto a mano. È un plastico, io ho visto altri video del suo canale, andateli a guardare perché sono fantastici, è molto dettagliato, molto attento appunto nei dettagli, e soprattutto lo scorrimento dei treni è spettacolare, perfetto. In questo plastico vi dico subito, ragazzi, che da 1 a 10, cosa che dovete fare anche voi, votate, do un bellissimo 8,5. Potrei aver fatto di più, ma attendiamo i prossimi risvolti dei prossimi video di questo signore, perché ci farà vedere altre parti del plastico e magari con riprese un po' più da vicino, un po' più dettagliate. Ma torniamo in Italia, ragazzi, e torniamo a vedere qualcosa che già conoscevo. Mi è stato suggerito da Adolfo Bellabona, canale linkato qua sotto per andare a vedere i video che sta caricando, un plastico modulare dell'associazione Gas TT, che io già conoscevo, perché ai tempi di Novegro li vedevo spesso in esposizione. Non conoscevo personalmente i membri, ma conoscevo il plastico che a quei tempi, stiamo parlando di parecchio tempo fa, quando ancora avevo il negozio, era in fase di inizio dello scenario. Ma in questo video possiamo vedere qualcosa di abbastanza recente e devo dire che hanno fatto grandi passi. La scala TT è una scala che in Italia è poco utilizzata, poco conosciuta, perché è una via di mezzo tra la scala N e la scala H0. Parte da questa zona con dei pannelli solari sopra a un anello di ritorno e poi si svolge praticamente in una tratta veramente lunga. Le immagini ovviamente sono un po' mosse perché l'autore aveva la telecamera, si muoveva a piedi, quindi non aveva uno slide, ma ha fatto comunque un'opera eccellente. Guardate, i tagli di collegamento tra un modulo e l'altro sono fatti veramente bene, e anche il dettaglio, devo dire, abbastanza accettabile. Raga, vi ricordo sempre che dovete commentare con i vostri voti qua sotto, fatelo, perché ultimamente vi ho visto un po' scarseggiare. Guardate che bello anche da questa parte, molto carino questa zona dello scalo con quella piattaforma, e devo dire che è stato fatto un gran bel lavoro. Non è facile trovare tanto materiale scala TT, però questi signori ce l'hanno fatta. Probabilmente hanno anche autocostruito queste zone, anche perché di FS vi posso garantire che non esiste un bel niente in scala TT. Anche qui abbiamo dei caseggiati abbastanza, diciamo, rurali, e anche la struttura delle rocce e delle montagne credo che sia fatta veramente in maniera molto eccellente. Veramente sono contento di questo club, è un'associazione, ne potremo parlare più avanti di associazioni e cercare di spingere un po' in base alle regioni italiane, in base alle vostre zone dove vivete, a farvi andare nei club, a iscrivervi per poter collaborare o partecipare a tutte le manifestazioni fermodelistiche. Il mio voto per questo plastico, che già comunque in qualche modo conoscevo, è un voto abbastanza alto, do un bell'8. Possono fare ancora tante cose belle nuove, ci aspettiamo qualcosa di nuovo da questo plastico. Ma ora abbiamo un altro canale di Leonardo Pietrolungo, plastico della direttissima di Prato, me l'avete consigliato voi, anche qui on board, quindi abbiamo una telecamera a bordo, sappiamo che la telecamera è una Sony HDR AS20, e andiamo a vedere questo plastico di Prato che io non conoscevo e sono curioso. Anche qui abbiamo la possibilità di vedere la telecamera all'interno della locomotiva che ci farà vedere questo fantastico viaggio. Dico fantastico perché prima l'ho sbirciato leggermente, non tutto, perché io li guardo pochissimo i video per non spoilerarmi anch'io stesso le emozioni che devo provare con quei 20-30 secondi insieme a voi. Andiamo a vedere questo plastico di Leonardo Pietrolungo e votate, mi raccomando, raga. Si parte
fantastico. Qua già lo conoscevo, l'ho visto prima, i primi 10 secondi l'ho visti, e passiamo davanti alla stazione. Da qui in poi non so ben niente, quindi raga, abbiamo una stazione a 1, 2, 3, 4, 5, 6 binari, vari tronchi, no, bellissimo. No, ragazzi, sto godendo, godo come un riccio, come direbbe, oddio raga, belli questi scambi slanciati, panificazione direi molto la panificazione stile FS del tutto italiano con palo tondo, e andiamo in galleria raga. Oddio, c'è la catenaria anche in galleria. Raga, hanno messo la catenaria anche sotto le gallerie. Però, e devo dire che la catenaria è stile Marklin o stile Guessman, e credo che però i pali non rispettano lo stile di catenaria, cioè nel senso avrebbero potuto mettere il filo metallico che avrebbe reso molto più bella la catenaria. Comunque raga, stupendo il panorama. Cosa sto guardando raga? Ma cosa sto guardando? Ma io non vogliamo fare un applauso? Anche i cartelli della velocità, ragazzi, bellissimo, la segnaletica è spettacolare, i tunnel sono fatti da Dio, le montagne pure, è lo stile che a me comunque piace. Ma quanto è grande sto plastico? Sta entrando in un'altra stanza? No raga, ma che figata è? Ma oddio raga, ma quante... Ma cos'è un tunnel sotto un sotterraneo? Cos'è una cantina? Una cantina che vi è stata rilasciata per fare questo plastico spettacolare, no ragazzi? Andiamo tutti quanti a Prato a vederlo perché è spettacolare. Appena possibile li contatterò e vorrei andarlo a vedere perché è un plastico bellissimo, cioè secondo me deve essere qualcosa di straordinario. Votate. Ma ora passiamo a un altro canale, si chiama Mirko MV, 5930 iscritti, qualcosa di già ormai inserito sulla piattaforma YouTube, e dentro conta un botto di video, uno più bello dell'altro, ne ho visti qualcuno e sono veramente molto belli, quindi vi invito a guardare questo canale, andatelo a vedere perché è veramente particolare, un canale specializzato appunto in trenini. E andiamo a vedere, in questo caso abbiamo uno scorcio di immagini per quanto riguarda l'Expo di Verona. In questo caso sono immagini prese a Verona con i vari espositori che possono essere appunto quelli che di solito si trovano presenti alla fiera di Verona, che sono tante associazioni come potrebbero essere il gruppo Fermodellistica S56, il gruppo modellistico Mestrino, il gruppo fermodellistico milanese, il club modellistico pavese, il DLF di Mantova, CV19 Amici, ce ne sono veramente tantissimi e scorreranno alcune immagini di questi plastici. Guardiamo ovviamente i plastici che sono esposti alle fiere, ragazzi, non è la stessa cosa di come quando troviamo dei plastici esposti in associazioni di quelli statici. Questi sono fondamentalmente plastici modulari che veramente, raga, c'è da applaudire. Guardate la bellezza di questi moduli, di come sono inseriti bene tra loro. Tra l'altro in questo caso stiamo assistendo proprio in questo momento a un punto del modulo dove ci sono almeno una ventina di binari che si collegano tra loro attraverso il modulo, e ragazzi vi posso garantire in qualità di costruttore che non è facile ottenere, diciamo, una giusta connessione tra un plastico e l'altro, tra un modulo e l'altro, quindi è veramente difficile. Chiedo scusa ragazzi, ogni tanto purtroppo balbetto così, ma è l'effetto dell'antibiotico, quindi mi sento un po' ancora un po' così, quindi ogni tanto perdo qualche colpo. Comunque ragazzi, guardate il passaggio di questi carri, guardate la bellezza anche degli edifici, non è da poco. La massicciata secondo me è fatta in maniera del tutto discreta e qualcosa in più. Qua non so se c'è un ferroviere che è caduto a terra sul lato destro, non so se è fatta proprio così come scena o una casualità. Gli edifici sono messi veramente bene, la vegetazione è molto bella, i muraglioni ben sporcati, quindi secondo me è un ottimo lavoro. Anche la palificazione è fatta da Dio. Per la felicità di qualcuno in questo caso assistiamo al passaggio di un treno col pantografo alzato, questa è una 656, e tanti si lamentano spesso quando vedono passare treni col pantografo abbassato quando c'è la linea aerea, e io l'ho spiegato in un video la motivazione quale può essere. Spesso tanti espositori portano i loro locomotori a viaggiare sui plastici di queste associazioni, e allora spesso loro stessi chiedono di non alzare i pantografi
per evitare problemi, perché sapete in pantografo magari in galleria da qualche parte può incepparsi, strapparsi e danneggiare il proprio locomotore, quindi molti preferiscono non sollevarlo per questo motivo qua quando sono ospiti. Invece uno nel proprio plastico ovviamente a proprio rischio e pericolo fa quello che vuole. Questa è una delle motivazioni, me lo ricordo quando andavo a fare Novegro, era questa una delle tante motivazioni. Sì, qua la palificazione è perfetta, ma il pantografo mi sembrava che avesse perso qualche colpo. Non so se ho visto male, tipo si è abbassato un attimo, però vabbè, niente di male, non sono così attento a questi dettagli, perché ragazzi veramente, però c'è chi invece sta attento a tutto e ci sta, perché uno mi ha detto vabbè ma Gio, ma scusa, ma guarda che modellismo ferroviario è sinonimo di rappresentazione della realtà in scala e deve essere fatta bene. Hai ragione, è vero, ma è anche vero che a volte semplicemente qualcuno pensa soltanto a giocare, ed è giusto che sia anche così. Ma passiamo ora al terzo plastico. Anche qui stiamo parlando di un canale che si chiama Treno Doc, mi è stato consigliato su Instagram da un mio iscritto, non ricordo il nome ma ringrazio e saluto, e mi ha detto guarda, ho questo canale che ti consiglio, si chiama Treno Doc, 143 iscritti, è un canale probabilmente appena, non so se è stato appena fondato, no, è del 2016, però è di un'associazione ferroviaria e si chiama appunto Treno Doc. C'è anche un sito, è www.trenodoc.com, vi invito ad andarlo a visitare. Ci sono un bel po' di video dove parlano anche di ferrovie reali, ma ultimamente ho visto che stanno pubblicando parecchi video di plastici di Palermo. Andiamo a vedere. Ecco, in questo caso abbiamo il treno Plastici d'Italia, un treno molto conosciuto che gira in varie associazioni, e queste sono immagini che appunto fanno parte di questa associazione. E da quello che ho capito, me l'ha detto anche colui che mi ha scritto il messaggio, guarda che si trova a Palermo, si trova in Sicilia, quindi stiamo assistendo a qualcosa di del tutto italiano. Stazione di Perpignano. Ok, io non so neanche dove è Perpignano, ma saluto tutti gli abitanti di Perpignano, che penso sia in Sicilia ovviamente, e queste sono alcune fotografie in montaggio con le palme, la stazione, dello stile totalmente siciliano. Ecco, questo è il treno dell'associazione. I cessi, questo mi ricorda il cesso di Catta, l'autocostruzione di Catta, molto simile, e questa stazione io sinceramente non saprei dirvi se rappresenta veramente la realtà, perché non conosco la stazione reale, ma mettete nei commenti se conoscete questa stazione e se questo plastico rappresenta veramente nel dettaglio tale stazione. A parer mio il marciapiede è fatto abbastanza bene, lo avrei sporcato un po' di più, l'andamento dei treni è laggato, forse è stata fatta proprio in editing da colui che ha fatto l'immagine, credo di sì, e questo ovviamente danneggia molto la visione di questo plastico, perché a noi piace vedere la fluidità della marcia dei treni, è importante, anche dovuto al fatto che dobbiamo votare e la votazione va fatta anche per questa cosa, per la qualità delle immagini. Le fotografie sono impeccabili, perché queste che vedete adesso sono fotografie, ma la parte video un po' meno. Allora, io già ho notato alcune cose che... Allora, la massicciata ci può stare. Abbiamo un annuncio di stazione. Secondo binario, treno storico organizzato dall'associazione Treno Doc per i 25 anni dalla sua e questo è un tunnel che secondo me perde un pochino, è troppo poco sporcato, troppo poco usurato, troppo poco realistico, ma fatto bene, è bello. Basterebbe secondo me qualche ritocchino. Ecco, in questo caso il transito di questo convoglio è abbastanza fluido, bello. I cartelloni illuminati, piccolo dettaglio da vedere, molto caratteristico, molto bello. Frenata impeccabile. È in partenza dal binario 3, treno espresso 31020 per Santa Marta, ferma a Mascari, in coda carrozza diretta. Ecco, qua vediamo un po' meglio la massicciata e devo dire che secondo me in quelle zone deve essere proprio così la colorazione, ma è fatta bene raga. Ecco, un po' meno la vegetazione, devo dire, la vegetazione non mi entusiasma moltissimo. Questi sono una sorta di cespugli fatti col muschio che non è il top. Vedo che in alcuni punti devono ancora sistemare, quindi può essere anche che sia un plastico in costruzione. Bene, non so se ho votato il plastico di prima, quello ricordate, quello che abbiamo visto prima,
molto molto bello, però vabbè, ve lo dico adesso il mio voto, la voto 9, e in questo caso anche qui do un 8,5, semplicemente solo per il fatto che alcuni punti non mi hanno proprio dato una grande impressione. Spero di trovare immagini migliori. Se il proprietario di questo video se ne accorge, magari può mandarci maggiori dettagli dei prossimi video che farà, farci vedere se ci sono, farci sapere se ci sono nuovi aggiornamenti. Sicuramente saremo pronti a vederli. Nel contesto comunque ragazzi abbiamo visto qualcosa di straordinario e formidabile, ottimo lavoro in stile FS, il Made in Italy in questo caso si fa ovviamente sentire, perché secondo me siamo tra i migliori in Europa per quanto riguarda la realizzazione di layout, e il nostro dettaglio è difficile da rappresentare nella realtà, quindi dalla realtà al modellismo, quindi sicuramente c'è tanto lavoro dietro, e in questo caso sono stati fatti bene tutti questi lavori. Raga, per adesso io vi saluto, ci vediamo sicuramente presto, cercherò di fare del mio meglio per portare avanti un po' tutti i canali, sto cercando di riprendermi pian pianino e spero di farvi divertire sempre. Chiudo questo video ovviamente ricordando ancora una volta un caro saluto al nostro amico Corrado che ci ha lasciati, e questa cosa ovviamente non mi fa star bene. Un saluto a tutti voi, un saluto a Corrado e ci vediamo presto. Ciao a tutti.